Ciao a tutti gli amici di KS Synth Lab, questa settimana video un po' in ritardo sulla tabella di marcia per un motivo specifico, cioè è appena uscito l'aggiornamento 2.0 di Arturia Polybrute, quindi lo trovate sul sito di Arturia e potete aggiornare adesso il vostro strumento, ma vediamo insieme le novità presentate. Si tratta di un major update, quindi un aggiornamento importante. Se prima eravamo fermi alla 1.0.5, adesso passiamo alla versione 2.0, quindi è il primo grosso update da parte di Arturia per quello che è il suo strumento di punta, cioè Polybrute. Allora, nella versione 2.0 abbiamo delle novità per quanto riguarda gli effetti, quindi si aggiunge un equalizzatore a 7 bande che si può utilizzare come effetto finale della nostra catena di effetti nello strumento, quindi possiamo modificare ulteriormente il suono a nostro piacimento in base a quelle che sono le nostre necessità e abbiamo inoltre un effetto ensemble che ci permette di ampliare la parte delle modulation, quindi se noi andiamo su Alternative, quindi questa sezione che abbiamo qui di fianco a delay e riverbero, tra tutti i vari effetti che abbiamo appunto vedremo anche ensemble con l'aggiornamento 2.0 e questo ci permette appunto di avere un effetto stereo molto più ampio per quanto riguarda i nostri suoni. Si può adesso aggiustare la precisione della pulse width, delle impostazioni del filtro, dell'LFO rate per migliorare appunto l'interazione con il suono. È stata introdotta anche la modalità chord, quindi accordi. Si possono quindi fare dei routing di tutte le 6 note che abbiamo di polifonia su un unico tasto, quindi con un unico tasto noi possiamo fare un accordo fino a utilizzando tutte le 6 note presenti all'interno dello strumento. L'aftertouch adesso è duofonico e praticamente si può configurare in modo tale che questa cosa si applichi solo all'ultima nota o gruppo di note che viene premuto, lasciando invariate appunto le altre note che vengono premute. Ci sono stati inoltre dei miglioramenti per quanto riguarda la curva dell'LFO numero 3. Si può impostare adesso la terza curva di LFO di Polybrute in modo tale che risponda in modo diverso rispetto alle altre due. Quindi si può utilizzare una curva come aumento o come diminuzione sia esponenziale che logaritmica. Inoltre, per determinati parametri, come anche quando noi modifichiamo gli effetti o comunque anche se andiamo a modificare tipo gli LFO o altri parametri, vabbè, per alcuni questa cosa c'era già, per altri invece non era disponibile, però tipo sull'FO, effetti eccetera, abbiamo adesso anche un feedback visivo sul display, quindi innanzitutto se abbiamo i parametri spostati possiamo riagganciarci a quello che è la posizione dove il suono e dove quel preciso parametro è impostato sul suono che stiamo utilizzando, nel caso ovviamente sia un preset, no? E quindi possiamo tornare a quel punto, avremo appunto il feedback sul display o comunque vediamo di quanto ci stiamo spostando in positivo e in negativo per quello specifico parametro. Ultimo ma non ultimo, e poi sentiremo qualcosa, la libreria interna viene espansa di 64 nuovi preset totalmente gratuiti che si aggiungono a tutti quelli già presenti con il precedente firmware. Quindi queste sono le novità della versione 2.0 di Polybrute. Potete aggiornarlo tramite il sito di Arturia o comunque tramite il Polybrute Connect e in questo caso potete farlo esattamente adesso perché l'aggiornamento è disponibile gratuitamente per tutti. Ci ascoltiamo qualche preset dei 64 nuovi e ci vediamo alla prossima recensione su DKS Synth Lab. Ciao!